Ciao a tutti e ben ritrovati all'ultimo capitolo di questa trilogia sui meccanismi antichi del cervello che boicottano la nostra felicità poiché sono progettati per funzionare efficacemente in un mondo che oggi non c'è più, o perlomeno non c'è in questa società ricca nella quale noi viviamo. Nel primo capitolo abbiamo parlato di come siamo condizionati a mangiare alcuni tipi di alimenti e come questo oggi danneggi la nostra salute fisica. Nel secondo abbiamo parlato di come scegliamo i nostri partner sessuali e oggi ci teniamo le ultime tre questioni, che sono quella legata alla tematica del potere, del denaro, cioè dei possedimenti, dei beni che possiamo avere, e anche della ricerca di novità. Vediamole una per una. Nel mondo naturale, la gerarchia sociale è spesso una questione di sopravvivenza. Gli individui dominanti hanno accesso a maggiori risorse, come cibo, territorio e partner riproduttivi, garantendo a se stessi e alla propria prole maggiori possibilità di sopravvivenza. Anche nella società umana, la ricerca del potere e dello status sociale è un istinto profondamente radicato, proprio come dimostrano le grandi dinastie italiane del passato. Il successo nella carriera, l'accumulo di ricchezza, il riconoscimento pubblico sono spesso interpretati come indicatori di dominanza. Ogni traguardo raggiunto, ogni ostacolo superato, ogni posizione di rilievo conquistata innesca nel nostro cervello il rilascio di dopamina, consolidando il comportamento ambizioso. Tuttavia, la ricerca spasmodica del potere può trasformarsi in una trappola. L'ambizione sfrenata, la competizione spietata, l'incapacità di godere dei successi ottenuti sono sintomi di un'ossessione che ci rende schiavi del nostro stesso cervello. Imparare a gestire l'ambizione, a trovare un equilibrio tra la spinta al successo e la soddisfazione personale è fondamentale per vivere serenamente. Ricordiamoci che la vera felicità non si misura in base allo status sociale o al conto in banca, ma dalla qualità delle nostre relazioni, dalla realizzazione personale e dal contributo che offriamo al mondo. Bene, avete capito quindi che produciamo dopamina tutte le volte che manifestiamo un comportamento dominante nei confronti degli altri e ci mettiamo in una posizione di forza. Chiaramente questa idea della forza, come la si intendeva nel mondo animale, era necessaria per la sopravvivenza. Oggi continuare incessantemente a inseguire questo potere, questo dominio, non fa altro che farci trascurare altri ambiti della nostra vita che potrebbero darci veramente più qualità. Anche la ricerca del denaro e dei beni ci lascia nella medesima trappola. Vediamo ora qualcosa di più subdolo, ma di molto attuale. Il nostro cervello è programmato anche per produrre dopamina tutte le volte che noi facciamo delle esperienze nuove. Tutto ciò apparentemente sembra fantastico perché ci dà la possibilità di crescere come esseri umani andando alla ricerca di nuovi stimoli e nuove esperienze, ma anche di questo non ne dobbiamo abusare. Purtroppo abbiamo in mano, in tasca, uno smartphone tutti quanti che è una inesauribile fonte di informazioni e di novità. E dato che produciamo dopamina tutte le volte che vediamo qualcosa di nuovo, rischiamo di diventare dipendenti anche da questa incessante ricerca di novità. Vediamolo meglio. Per i nostri antenati, esplorare nuovi territori era fondamentale per la sopravvivenza, proprio come fecero i grandi esploratori italiani come Colombo e Marco Polo. Scoprire nuove fonti di cibo, nuovi rifugi sicuri, nuove opportunità di vita, significava aumentare le proprie chance di sopravvivenza e prosperità. Questo istinto esplorativo è ancora vivo in noi. La curiosità, la sete di conoscenza, il desiderio di nuove esperienze sono il motore che ci spinge a viaggiare, a conoscere nuove culture, a sperimentare attività diverse. Ogni nuova scoperta, ogni esperienza inedita, ogni incontro stimolante innesca nel nostro cervello il rilascio di dopamina,
gratificandoci e spingendoci a cercare sempre nuove forme di stimolazione. Tuttavia, in un mondo saturo di informazioni e di stimoli, questa sete di novità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. La continua ricerca di gratificazioni effimere, il bombardamento mediatico, la frenesia del mondo moderno possono renderci incapaci di apprezzare la bellezza delle piccole cose, come un buon piatto di pasta fatta in casa o una passeggiata in campagna. Imparare a gestire il nostro rapporto con la novità, a bilanciare la sete di esperienze con la capacità di apprezzare la semplicità e la lentezza, è fondamentale per vivere serenamente in un mondo frenetico. Ricordiamoci che la vera felicità non si trova inseguendo incessantemente nuove esperienze, ma coltivando la capacità di apprezzare il momento presente, la bellezza che ci circonda e la ricchezza delle nostre esperienze passate. Bene, credo che sia tutto chiaro. Ho fatto questa serie di 3 video proprio per aiutarvi a contrastare questi meccanismi antichi del cervello e puntare dritto a una vita di qualità e di valore. Quindi vi lascio ancora un pezzo di video per consolidare ulteriormente questa visione, questa consapevolezza. Siamo circondati da un mercato che conosce tutto ciò e ci propone sostanze e esperienze che inevitabilmente troveremo allettanti, ma che abbatteranno la nostra qualità di vita. Comprendere come il nostro cervello primordiale interagisce con il mondo moderno è fondamentale per riprendere il controllo delle nostre scelte e vivere una vita più sana, felice e appagante. Ricordiamoci che la conoscenza è potere. Più siamo consapevoli dei meccanismi che guidano i nostri comportamenti, più saremo in grado di gestirli a nostro vantaggio, trasformando le sfide in opportunità di crescita e di realizzazione personale. Ciao e ci vediamo nei prossimi.